E tu che ci fai, ca? Santina, amore, perché ha voluto rischiare tu solo? Facevi parlare a me, non era meglio? Mettetevi comodi, amici della soffitta, perché oggi vi porto in un viaggio intrigante e affascinante dentro l'universo di un regista che ha lasciato un'impronta inconfondibile nel cinema audace italiano, Mario Salieri. Un nome che per gli appassionati significa atmosfere intense, trame ricche di tensione, bellezza mediterranea e dive che ancora oggi fanno battere il cuore. E mi raccomando, se vi piace questo tuffo nella memoria piccante degli anni 90, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e attivate la campanella. Fidatevi, ne vedremo delle belle. E già che ci siete, lasciate un bel like. È il modo migliore per far capire all'algoritmo che qui, nella soffitta, si respira ancora quel profumo irresistibile di cinema di altri tempi. Oggi parliamo delle 5 attrici più iconiche del mondo di Salieri, quelle che hanno plasmato il suo immaginario e reso memorabili i suoi film. Un quintetto che vibra di fascino, personalità e seduzione. Preparatevi, perché questo episodio scalda l'atmosfera. Senta, direttore, Santina ne esce da carcere a tutti i costi. Io ho parlato con il magistrato e mi ha detto che i tempi della scarcerazione sono lunghi. Che sta chiedo che mi hanno detto? Credono che lui abbia dato una denuncia falsa solo per nascere da carcere. Direttore, lei mi aiutare. Santina non può stare carenzia manco un altro giorno. L'ammazzeranno. Quando parlano si devono assumere la piena responsabilità di quello che fanno. E chi mi volesse rere? Che te voglio risere? Oh, mi spiego. Se ci non vogliono tuoi che io gli faccio un favore, anche tu devi fare qualche piccolo sacrificio. Vedi che hai capito? Bravo. Bravo. Partiamo da Selen, perché sarebbe impossibile fare diversamente. Regina assoluta degli anni 90, affascinante e raffinata, con quello sguardo che ti ipnotizza anche senza dire una parola. Nei film di Salieri era tutto: la moglie annoiata che scopre nuovi desideri, la donna irresistibile dalle 1000 sfumature, la protagonista di storie piene di passione e tensione emotiva. In produzioni come Concetta Licata o nelle sue interpretazioni in ambientazioni gotiche, Selen brillava con una presenza scenica che andava oltre qualsiasi immaginario adulto. La sua eleganza naturale e il suo carisma l'hanno resa un volto chiave del cinema italiano di quegli anni. Poi arriva Moana Pozzi. Qui siamo nell'Olimpo. Moana non aveva bisogno di presentazioni nemmeno allora, icona glamour, simbolo di libertà, donna colta, seducente, ironica. Salieri la volle in un progetto ambientato nella Napoli notturna e decadente, dove interpretava una figura magnetica, capace di trascinare lo spettatore nelle emozioni più profonde. Moana dava ai film un'aura speciale, era la luce che trasformava ogni scena in qualcosa di più grande. Quando è in scena Moana Pozzi, non hai una semplice interprete. Hai una leggenda. Poi troviamo Eva Henger, un nome che ancora oggi evoca un misto di innocenza e tentazione. Nei film di Salieri era la giovane dal viso angelico ma dalle curve travolgenti. Quel contrasto tra purezza e desiderio funzionava alla perfezione in produzioni ambientate in luoghi isolati, conventi, dimore antiche e storie di tentazioni impossibili da ignorare. Giovanissima e già disinvolta, Eva portò un'energia internazionale ai film del regista. Era la perfetta incarnazione della donna che unisce dolcezza e intensità, capace di mandare in tilt personaggi e spettatori. Una diva amatissima degli anni 90. Se Moana era la diva e Selen la musa elegante, Simona Valli era il fuoco, mediterranea, passionale, con un'intensità rara. Simona portava nei film di Salieri una recitazione emotiva, quasi drammatica, che fosse coinvolta in storie familiari, gelosie, vendette o passioni irrefrenabili, riusciva sempre a dare ai personaggi una profondità inaspettata. Salieri la amava per la sua energia viscerale, era perfetta per donne complicate, travolte dal desiderio e dalle emozioni. Ed è anche grazie a lei se molti film di quegli anni sono ricordati come veri e propri melodrammi sensuali. Chiudiamo con Luana Borgia, scelta ideale per rappresentare la componente più misteriosa e seducente del mondo salieriano. Luana aveva tutto: fisico mozzafiato, sguardo magnetico, una femminilità dominante e una naturale attitudine da femme fatale. Nei film interpretava spesso donne enigmatiche, affascinanti, pericolose.
la classica protagonista che manda all'aria la vita del malcapitato solo con un sorriso. In storie dense di tensione psicologica, tradimenti e giochi seduttivi, il suo ruolo era fondamentale, una vera icona di quell'epoca. Queste sono le 5 regine del cinema di Mario Salieri. Donne diversissime, ma accomunate da una cosa. Hanno contribuito a definire lo stile, la sensibilità e il fascino adulto dei suoi film. Dite la verità, vi è già tornata voglia di ripescare qualcosa degli anni 90, vero? Se l'episodio vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi alla Soffitta di Pippo. Qui celebriamo il passato con stile, ironia e un pizzico di malizia. E come sempre scrivetemi nei commenti su quale di queste 5 vorreste una puntata dedicata? Oppure proponetene altre, tanto qui nella Soffitta c'è spazio per tutte le dive. A presto soffittari! E preparatevi, perché la prossima puntata sarà ancora più intrigante.